Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, con tutte queste retrogradazioni, oggi facciamo un video che mi avete chiesto in tante di voi e è questo il video, rispondiamo a questa domanda. Qualcuno, una persona, ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Quindi anche sta tornando da te e quindi rientro di una persona, quindi rientro di un'emozione, rientro di qualcosa con tutte queste retrogradazioni che stiamo avendo. Ovviamente un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, la retrogradazione è solo un'ispirazione, no? Che mi viene data e quindi sta tornando da te e ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Allora, oggi abbiamo tre varianti prese dai tarocchi, i tarocconi di Fabrizio Spadini, che sono questi qua grossissimi, bellissimi. Allora, abbiamo tre varianti con questi tarocchi. Abbiamo la prima variante, l'imperatrice, seconda variante, la stella, terza variante, il sole. Allora, ragazze mie e ragazzi, ne potete sentire anche più di una, lasciatevi ispirare e partiamo dalla prima variante della imperatrice. Allora, vediamo un po'. Variante dell'imperatrice la mettiamo qua. Ok. Allora, vediamo qual è l'energia di questa persona che sta tornando da te, che ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Vediamo qual è l'energia di questa persona. Ok, vediamo. Qual è l'energia di questa persona? L'energia di questa persona nei tuoi confronti. Qual è l'energia di questa persona? La rigenerazione. Sì, questa persona ha attraversato un momento molto profondo e difficile. La rigenerazione parla però al tempo stesso di una rigenerazione dell'anima. Vedi, qua c'è la lava. Nonostante la lava, qua ci sono le foglioline nuove che nascono. È una persona provata, una persona che ha provato molto dolore, l'ha elaborato e sta rinascendo a nuova vita. Quindi è una persona che vuole una rigenerazione, ti ripeto, arriva una persona provata nei tuoi confronti, provata dalla vita e al tempo stesso con la stessa voglia di riemergere, la voglia di essere forte, ok? Vediamo un po' cosa mi dicono adesso gli Osho Zen. Allora, vediamo un po' cosa mi raccontate di questa persona che sta tornando da te e ha il forte bisogno, desiderio di vederti, di dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Il mutamento, momento per momento. La trasformazione, certo, è una persona che ha subito un fortissimo mutamento ed è come se stesse andando passo passo, no? Perché è come se la vita l'avesse spezzato, il destino l'avesse spezzato, si è ricostruita questa persona a poco, e momento per momento sta andando verso un cambio. La trasformazione è un cambio, no? Che arriva un'esplorazione di sé ha fatto questa persona volta a un cambiamento radicale. Ripeto, mi arriva l'energia di una persona molto provata dagli eventi, però con il coraggio di volercela fare. Ecco, mi arriva profondamente questa cosa, sì. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa persona.
Vediamo. Cavallo di bastoni, sta arrivando proprio da te. Cavallo di bastoni. È molto entusiasta di venirti incontro, molto entusiasta di venire da te, ha tanto fermento interno, è come se fosse proprio rinata, a nuova vita questa persona. Cos'altro? Il 9 di bastoni, è una persona provata dalla vita, me lo ribadisce qua con l'O di bastoni, no? C'è questa stanchezza, è una persona provata. Cos'altro? 5 denari, molto provata, ha sentito il dolore, ha sentito la penuria, questa persona si è sentita sola, si sente sola, ma ha voglia di ricominciare. Mm, vedo un'energia di grande introspezione. Cos'altro? Sì, la giustizia. E infatti stiamo registrando questo video a ottobre, proprio nella tappa di ottobre. Vuole giustizia questa persona, vuole prendere le giuste decisioni nei tuoi confronti, andare incontro a una nuova vita, rigenerazione. Sì, assolutamente sì. Cos'altro? Vediamo. Il sole, bellissima carta, la morte di nuovo ripetuta 2 volte. Mi dicono come se si è arresa, ha battuto i suoi limiti, mi spiego? Ha sofferto moltissimo. Me lo ribadisce con l'appeso sotto il 5 denari, ha sofferto moltissimo e questa sofferenza gli ha permesso di cambiare prospettiva sulle cose, tanto che vuole avere giustizia adesso. Cos'altro? Sì, vuole avere giustizia e mettere le cose in equilibrio. 6 di nuovo. E qua mi parla di una persona che ha sofferto tantissimo, molto provata, ha una gioia da dentro, ha l'energia cristica che affiora dentro di sé, ha battuto le sue barriere, ha volto la sofferenza in opportunità. E adesso mi dice che nei tuoi confronti il senso qual è? Venirsi incontro, sistemare anche quello che va sistemato, spiegarti, parlarti, una conversazione dove ci si viene incontro. Assolutamente una bellissima energia di una persona provata e che si ridà alla vita. Sì. Infatti il paggio di denari c'è qua sotto, vedi una proposta, un invito, una voler spiegare, certo, sì. Vediamo un po' adesso, mettiamola qua così. Adesso voglio metterci, dove stanno? Queste. Vediamo un po'. Moltissimo desiderio di vederti, Molte cose sono cambiate nella vita di questa persona e nella percezione delle cose da parte di questa persona. Vediamo un po' ancora l'energia attuale nei tuoi confronti, quindi qual è l'energia attuale? Infatti il 4 di spade, cioè attualmente non c'è comunicazione tra di voi, tutto è fermo. Cos'altro? I pensieri. 5 denari. È una persona che veramente sta pensando nei suoi pensieri c'è carenza, c'è penuria. Sì, ha sofferto molto. Cosa ha nel cuore questa persona? Paggio di denari, la voglia di chiamarti, la voglia di vederti. Sta pensando che senza di te si sente sola. Assolutamente sì. Qual è il blocco che si appresta a superare questa persona nei tuoi confronti? Paggio di spade, o una lontananza, o la mancanza di fiducia, o l'iperanalizzare mentale di questa persona perché ha analizzato molto con la mente, no? Sì. Fammi vedere cosa ha nelle intenzioni questa persona, nelle intenzioni, 10 di spade, mettersi alle spalle è una situazione molto 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 dolorosa e difficile, assolutamente. Le azioni a cosa sono conformi nei tuoi confronti? La luna, nonostante abbia delle paure, prima di tutto le sue azioni sono conformi a scendere nelle sue profondità e
fare il passo, a dare il passo, ha molta paura di fare un'azione, te lo dico, è molto provata e ha molta paura. Si vince con la carta della luna, vedi, paura, cavaliere di coppe, di fare il passo. Ancora sulle azioni, però c'è l'imperatrice, e l'imperatrice vuole tutto con te. Io non so come stanno le cose tra te e questa persona, però vuole tutto con te, proprio si sente carente senza questa energia dell'imperatrice, anche se sei uomo, eh. È come se mi arriva questa persona come se avesse avuto paura di questa abbondanza, di questa prosperità, di questa felicità, no? Ma tutti siamo stati annichiliti dalla paura della bellezza. E però ci sono maschili, anche se sono donne, che si stanno completamente risvegliando dalla mediocrità, dalla penuria. Mi spiego? L'energia finale di questa persona nei tuoi confronti qual è? La regina dei bastoni, ci sei tu. E soprattutto prenderà l'iniziativa perché la sua energia, la Kundalini, l'hai risvegliata tu. E ci sei tu nelle sue azioni. Assolutamente sì. Bellissima e potentissima questa stesa. Vediamo un poco adesso. Vediamo un poco adesso. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo quindi cosa ti dirà, visto che è una persona che ha lavorato molto, consciamente o inconsciamente dentro se stessa, però ha lavorato moltissimo. Cosa ti dirà questa persona? Cosa c'è nelle sue profondità, in questa rigenerazione? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Il cambiamento è uscito 2 volte, vuole un cambiamento, assolutamente vuole un cambiamento. Cos'altro? Per capire mi sono distrutto. Cosa ti ho detto in tutta questa stesa? Aspetta, metto questa luce forse. In tutta questa stesa ti ho detto che è una persona che ha sofferto moltissimo, arriva da te molto provata, e vedete come i miei oracoli lo confermano. Per capire mi sono distrutto. Per capire cosa? Tutto quello che ti ho detto. Ha distrutto le sovrastrutture, ha distrutto l'inappetenza all'amore, mi verrebbe da dire. Grazie a questo viaggio che ha fatto, eh? Sì. Cos'altro ti dirà questa persona? Tu sei mia. Tu sei mia. Eh sì. Ti vede come il benchmark, no? Come si dice, l'ideale, assolutamente l'ideale, sì. Vediamo cosa consigliano a te, vediamo un po'. Vediamo qual è il consiglio per te, vediamo un po'. La conoscenza, il consiglio per te è la conoscenza. Apriti alla conoscenza nuova di questa persona, come se fosse per la prima volta. Apriti alla conoscenza, ci dice, attraverso questa persona tu fai esperienza di un certo tipo di emozioni. Apriti alla conoscenza delle tue emozioni grazie all'incontro con questa persona. Cioè non ti devi focalizzare sulla persona in sé, quanto a cosa senti in qualità di emozioni, che le emozioni sono e affidati all'emozione per fare una buona risoluzione con questa persona che è una maschera del divino, no? È tutta una maschera, un simbolo del divino. Affidati all'emozione che hai con questa persona. Perché affidandoti all'emozione che hai, quella ti darà la conoscenza. La conoscenza vera è sempre qualcosa di intuitivo. Quindi affidati alla tua intuizione grazie all'emozione che questa persona ti scatena. D'accordo? Vediamo un po' qual è la tua energia rispetto a questa persona. Qual è la tua energia rispetto a questa persona? Il 3 di coppe, tu hai una bellissima energia rispetto a questa persona, sei pronta a riconciliarti, sei pronta a celebrare, assolutamente sì. La tua energia è 3 di coppe, quindi la voglia di confrontarti, di condividere, hai una bellissima energia, eh? Ok, vediamo un altro consiglio per te in questa situazione. Ti
ti dico, questa persona ha molta paura, cioè si appresta a te con il coraggio di Perseo, come vi dico sempre. Un altro consiglio per te, per fare di questa situazione il massimo per alimentare un buon karma, ok? Qual è il consiglio per te? Ispirazione, te l'ho appena detto. Guarda che bello, eh? Te l'ho appena detto, fatti ispirare dalle tue emozioni. Sii ispirativa o ispirativo, d'accordo? Ok, vediamo un'altra. Cosa ti dice questo oracolo? L'oracolo delle porte. Sì, la porta è l'orizzonte, un nuovo orizzonte si apre davanti a te. Con questa connessione, qualcosa di nuovo è all'orizzonte. E questa carta dice anche non ti lasciare scoraggiare dalla strada che arriva qua fino al sole, no? Ma piuttosto vivi momento per momento perché una nuova alba si appresta a manifestarsi davanti a te. Ok? Bellissimo, ragazzi miei, è una stesa bellissima. Io vi esorto sempre a lavorare sulle emozioni perché sono le vere protagoniste delle nostre relazioni. E poi sotto all'info box metto sempre i video principali da studiare affinché voi possiate praticare consapevolmente l'arte magica e allinearvi sempre di più alla missione della vostra anima, di cui le persone sono strumenti che la tua anima utilizza affinché tu possa adempiere al sommo scopo che la tua anima ti chiama a fare. Detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante della stella. Qualcuno ha il forte desiderio di vederti, una persona ha il desiderio di vederti forte, di dirti quello che non ti ha mai detto in tutto questo tempo. Andiamo a vedere questa persona che sta tornando da te o che ti confesserà e vediamo qual è l'energia di questa persona e come approcciarsi al meglio nella relazione, nella connessione con quest'anima che arriva davanti a te affinché tu possa adempiere sempre di più al massimo delle tue qualità, dei tuoi talenti e realizzare l'amore che è per te, l'amore all'altezza dell'anima e del Dio che ti incarna. Quindi andiamo a vedere un po', mettiamola qua. Allora, vediamo l'energia di questa persona che sta arrivando nei tuoi confronti. L'energia che questa persona sta tornando da te a confessarti tutto quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Vediamo l'elaborazione animica di questa persona. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. L'energia di questa persona nei tuoi confronti, come questa energia, come questa energia. Al mare. È una persona che si sta lasciando fluire, sta seguendo le sue emozioni. È una persona che è passato per alcuni di voi molto tempo. È una persona che è andata con calma, che va con calma, che si approccia con delicatezza alle proprie emozioni, si sta lasciando fluire. Mi dice, ripeto, che è passato del tempo tra di voi anche. E quindi che la pioggia degli eventi ha portato magari a una separazione o ha portato a questa separazione laddove si potesse sentire la presenza dell'invisibilità e far connettere questa persona alle proprie emozioni. Viaggia calma, tranquilla, è una persona che viaggia serena in questo momento, che si connette con le sue emozioni e viaggia serenamente, come se avesse la consapevolezza di essere guidato o guidata. Non ha fretta le cose, non ha smania e viaggia tranquilla, si è rasserenata dentro di sé, mi arriva da dire. Vediamo un poco come sta vibrando ancora con gli Osho Zen. Cosa ci raccontate di questa persona, di questa situazione con gli Osho Zen? Vediamo. Questa persona che arriva da te, che ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Vediamo. Pigrizia, un'apertura,
La miseria. Questa persona sta avendo un'apertura, eccola qui. Poi è seguita però questa carta dalla carta della miseria, come se avesse avuto un'apertura di dirtelo prima questa cosa, però se l'è tenuta dentro. L'ha presa con calma. Una persona che ha avuto questa apertura di confessarti quello che andremo adesso a vedere, però è come se se l'è tenuta dentro, come se avesse avuto un po', no, no, non posso dirlo. Sì, cioè come se avesse ritratto in sé questa apertura, la voglia di dirlo, di confessarlo. Possiamo parlare qua di una persona che è stata magari avara un po' di sentimenti, un po' di... che ha fatto i conti con questa avarizia di sentimenti, diciamo, o sta facendo i conti. Però qua c'è questa apertura qui. Vediamo, indaghiamo ancora. Vediamo un po' cosa ci raccontate. Si evince che una persona che ha avuto questa apertura non te l'ha detto, se l'è tenuto dentro, dicendo quando la vita mi metterà davanti, quando un po' anche di codardia forse, un po' di mancanza di coraggio. Vediamo, vediamo. O non poteva, non lo so, vediamo. Questa persona nei tuoi confronti, cosa ci raccontate? Dieci denari, possibile che abbia una famiglia. Il mondo, 8 di denari, il matto. È una persona che poteva avere una famiglia o questioni riguardanti la famiglia, però con il matto qua mi parla di questa persona che vuole lanciarsi con te. Lanciarsi con te perché? Perché tenendosi tutto dentro alla miseria, ok? Cioè come se non avesse senso tenerselo dentro. È una persona, mi arriva qui, dedita anche al lavoro, molto dedita al lavoro, però con questo matto mi dice che vuole rischiare nei tuoi confronti nel provare questa cosa, nel confessarti questa cosa. È andato tutto a rilento, magari c'era una distanza per famiglia o per lavoro, però col matto qua mi dice tutto questo si mette alle spalle. È una persona molto concentrata anche nel raggiungere degli obiettivi personali. Vediamo un po' ancora. 9 di coppe. Il mago, il sole, il 6 di bastoni. Assolutamente sì. Questa è una persona che non vede l'ora di aprirsi con te, di dirti anche quello che è riuscito a elaborare nella sua vita, a fare nella sua vita. E vedo che vuole avere il pieno successo di questo ritorno, azzardare, rientrare. Ha avuto anche dei successi, mi dicono, di natura lavorativa. Forse ha comprato anche casa, forse si è stabilizzata questa persona in questo tempo che è passato. Mi dicono che ha avuto delle soddisfazioni in ambito lavorativo o personale e arriva con grande gioia, con la voglia di conquista, riconquista. Sì, mi dicono che ha compiuto un ciclo di natura personale che riguardava il lavoro o la realizzazione personale. Sì, questo mi stanno dicendo. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa mi raccontano adesso queste altre? Allora, qual è l'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti?
Tre di coppe, ha voglia di condividere con te delle gioie che gli sono accadute nella sua vita. Credo che abbiano a che fare con qualcosa di personale che riguarda la casa, il lavoro. Ha un'energia bellissima, tre di coppe di condivisione, di voglia di prendersi un caffè insieme, vediamoci che fai. Molta allegria. Vediamo i pensieri che ha questa persona. La luna. Ha voglia di condividere con te, però ci sono un po' di paura. Nei pensieri c'è un po' paura a farlo. La luna mi parla di paura, un po' di paura a farlo. Come se magari non sapesse come la prendi. Vedi? 8 di bastoni, paura a chiamare, paura un po' così. Vediamo cosa ha nel cuore questa persona. Ha la voglia di riconnettere con te, 6 di coppe. Ha un po' paura a farlo, vuole invitarti a uscire a bere un caffè, a fare un aperitivo, a mangiarti un panino sul lungomare, che ne so. Però il 6 di coppe nel cuore è una bellissima energia, mi parla di una persona che conosci da tempo. Una bellissima energia, sta pensando a ricordi felici, il suo cuore gli richiama ricordi felici. Ha un po' paura, vediamo qual è la paura che mi supera questa persona. Qual è la paura che supera il blocco? E il 7 di spade, forse ti ha detto delle bugie, o forse è scappata, o non si è comportata onestamente. Vedi 10 di spade, magari si è chiusa la situazione, la relazione ed è scappata questa persona non dicendoti il vero o non dicendoti nulla, se n'è andata senza dire nulla. C'è un po' di queste paure qui. Vediamo un po' quindi nelle intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. E beh, Cavaliere di Coppe ha intenzione proprio di venire da te, di invitarti, un invito d'amore, un invito con il cuore. C'è un invito e nelle azioni cosa farà nelle azioni? E lui te lo dice come? Anche all'improvviso, non te l'aspetti, sai? Ti dico perché non te l'aspetti. Prima di tutto perché il Cavaliere di Spade è una carta improvvisa, pam, attacco. E poi perché questa energia di al mare era molto lenta, qua c'è l'energia di pigrizia. Come se questa energia che ha dentro questa persona che ti voleva confessare questo e se l'è trattenuta poi, mi spiego? E quindi c'è un po' di paura, però come vi dico sempre, la mente mente e il cuore sa. E quindi qua c'è una persona che farà un'azione improvvisa e tu non te l'aspetti. Vediamo l'energia finale. Vedo anche l'energia di un pentimento qua, no? Per essere scappato, comunque non ti ha detto le cose come stanno, essere stato un po' evasiva. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è l'appeso, è passato diverso tempo per molte di voi. È passato diverso tempo per molti di voi, anche molto tempo. Sotto il 6 di coppe mi parla proprio di una persona da tempo. Però al di là se è così o meno, vedo che energia finale, l'appeso mi parla di una persona che è stata ferma anche per cercare di cambiare prospettiva sulle cose. Vedi il mondo, forse c'era una distanza per altre questioni. Un'altra sull'appeso, energia finale di questa persona nei tuoi confronti, la regina di denari, una persona che lo fa per recuperare anche la tua fiducia. Forse c'erano questioni riguardanti la famiglia o altre persone, per cui c'è stato questo fermo. Anche una persona ufficiale o una famiglia, può essere una madre, può essere una persona che lavora insieme a questa persona. Fatto sta che se l'è presa con i suoi tempi, cercando di realizzare delle cose personali che gli dessero stabilità. Però sono situazioni che vanno all'attacco qui, ok? Questa può essere anche la tua stessa energia che te la prendi con calma, diciamo, sì. Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti confesserà visto che c'è tutta questa voglia? Vediamo. Ti sto manifestando. Vuole un'opportunità, è come se fosse uscito il mago qua, vuole manifestare un inizio, un'opportunità con te. Ok. Cos'altro? Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Ti stupirà, io te l'ho detto qua, perché è passato molto tempo, quindi tu stai un po' così, cioè ti sei lasciata fluire, diciamo anche tu, o comunque sia, sai, la vita poi ci fa togliere gli attaccamenti, le resistenze,
e quindi quasi non ci pensiamo più o comunque non abbiamo il pensiero ossessivo. Qua io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, è una cosa lampo, tu non te l'aspetti proprio, ti sto manifestando, farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, che ha a che fare con questo emergere da questa situazione di pigrizia, no? Magari era una persona, ti ripeto, che mancava un po' di coraggio. Vediamo ancora cosa ti dirà. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Sì, è qualcosa che si riprende da dove si è iniziato, da dove si è lasciato, scusami. È un amore infinito, sì, infatti. Vediamo un po', io voglio vedere qual è la tua energia rispetto a questa persona. Che magari io sto leggendo, magari a te non te frega niente, cioè. Vediamo. No, vabbè, se stai sentendo vuol dire che ti interessa, no? Vediamo. Qual è la tua energia? Veramente, qual è la tua energia vera? Il re di spade, c'è freddezza tra di voi, c'è magari anche un po' di risentimento da parte tua per alcune di voi, o comunque c'è freddezza. Hai le idee chiare, o comunque c'è un po' la spada puntata, o comunque sia un po', vediamo che cosa hai da dire, no? Rispetto a questo invito che mi fai, paggio di denari. Ancora la tua energia nei confronti di questa persona? Sette di bastoni, molti di voi state con la spada puntata o avete messo dei limiti. Vabbè, avrete i vostri buoni motivi, insomma, e noi leggiamo le energie e poi voi vi, no? Fatto sta, ragazze mie, ragazzi, che io vi dico sempre di tenere in conto le vostre emozioni. Ehm, Quando questa persona si fa viva, no? Sentite sempre le vostre emozioni, cose che provate, un po' di rabbia, ok, affidatevi al dio Ares, come vi insegno in tutti i podcast, no? In modo tale che voi possiate iniziare a fermare i venti del karma, che sono quelli di non reiterare, di non manifestare di più la dea o il dio della rabbia, Ares, magari con altre persone, no? Perché sono sempre le stesse emozioni che attraverso le persone che ci arrivano davanti si rimanifestano, si rimanifestano. Quindi qua magari, lo dico per alcuni di voi, magari per altri non è così. Vi vedo un po' arrabbiate o arrabbiati sulla difensiva, no? Ok, allora, al di là se tu vuoi vedere o meno questa persona, accogli l'emozione che ti arriva, no? E falla fluire dentro di te, affidati al Dio, non alla persona, affidati al Dio, Ares, la rabbia, frustrazione, affidati. Tanto nei miei podcast dell'arte sciamanica c'è tutto su come affidarti all'emozione e trarne la forza, no? Perché se non risolviamo una cosa con una persona a livello emozionale, ce la riportiamo avanti con altre relazioni, no? Quindi, al di là se tu scegli di vedere o meno questa persona con questa manifestazione che farà. Quindi magari se la ritrovi questa persona nella misura in cui la rimanifesti, è la tua anima che te la rimanifesta e c'è un motivo. Quindi concludi questo ciclo in bellezza, no? Al di là se poi scegli di continuare o meno, concludi il ciclo con questa emozione, celebra questa emozione che ti arriva, che sia la dea della frustrazione, la dea della tristezza, il dio Ares. Questo ve lo dico come dato aggiuntivo proprio perché vedo le carte e le carte ci servono a vedere qual è il karma e il dharma per adoperarci verso il nostro successo personale. Mi spiego? Ok, vediamo adesso con queste carte il consiglio per te qual è? Il nuovo inizio. Fai che sia un nuovo inizio. C'è questo nuovo inizio per te con questa persona. Al di là se scegli di continuare ad avere una relazione con questa persona o meno, o semplicemente averla amica, o semplicemente, ribadisco, faccio tutti i casi, no? Un nuovo inizio, anche se non vuoi magari continuare, no? Una relazione anche d'amicizia o che sia d'amore con questa persona. Affidati al nuovo inizio. Che cosa vuol dire? Non che devi stare con questa persona se non lo vuoi, assolutamente, ma un nuovo inizio con le emozioni che questa persona ti scatenerà, in modo tale che tu, acquisendo il potere da queste emozioni, per le ragazze nuove che non sanno di cosa sto parlando con le emozioni, nei miei video l'arte sciamanica c'è come approcciarsi alle emozioni, va bene? Fare pratica, proprio nei video di magia pratica.
fai che sia un nuovo inizio, un nuovo approccio con questa persona. Quindi accogli il dio Ares, se è rabbia, se è frustrazione, e vedi, quando tu dici al dio Ares, no, io mi affido a te, che è la rabbia, fammi essere alla tua altezza, fammi vedere quello che ancora non vedo. Allora tu quando pronunci il verbo, perché il verbo crea, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Quindi la parola crea. Quando tu pronunci la parola e ti affidi al Dio, il Dio ti risponderà, ma non sotto forma di parole come facciamo noi, sotto forma di immagini che ti proietterà. Le immagini che ti proietta il Dio sono gli eventi che ti accadono dopo aver fatto la comunione col Dio. Va bene? Quindi ti approccerai in modo del tutto nuovo, iniziando a fermare i eventi del karma e a non riperpetuare le stesse dinamiche anche con altre persone, oppure con la persona stessa, d'accordo? Ok, mettiamoci l'ultima carta adesso. La serratura, sì, qua c'è la porta chiusa, vedi? La porta era chiusa, vedo questa tensione un pochino. E la porta del tempio, e si apre una nuova fase per te. Da una situazione chiusa si apre una nuova fase. Farai questa scoperta, la scoperta di questa persona che si paleserà a te nelle dinamiche appena descritte. Allora la tua scelta, fatti accompagnare dal Dio, dall'anima, e vedrai che sarà un nuovo inizio sotto tutti i punti di vista. Ti sentirai più leggera e più forte allo stesso tempo. Ok? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del sole. Eccola qui, bellissima. Andiamo a vedere questa persona che sta tornando da te, che ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Che cos'è? Andiamo quindi nelle profondità a vedere cosa ha evoluto questa persona e come si paleserà a te e quali emozioni può scatenare dentro di te affinché tu possa prendere confidenza e contatto con queste emozioni e andare incontro all'adempimento della tua anima che ti porta come immagine questa persona. Già in questo momento è così, perché la tua anima lo sta proiettando attraverso me, va bene? Le immagini che ci proietta la nostra anima anche in qualità di quello che può accadere, sono tutte emozioni. La sola relazione possibile è quella che abbiamo con le nostre emozioni. Quindi, come vi ho detto anche nel video su come approcciare i tarocchi, che vi metto sotto all'info box in descrizione, tu senti l'emozione che ti scaturisce quello che andiamo a dire e abbi contatto solo con l'emozione. Avendo il contatto con l'emozione, che sono dei, perché sono dei le emozioni? Perché sono immortali. Quindi le emozioni che ci devono arrivare, la nostra anima ce le vuole fare arrivare, ci palesa all'esterno la scena attraverso la quale noi facciamo esperienza di quell'emozione. Le emozioni che viviamo fino in fondo ci servono a sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che ci separano dall'amore. Quindi in questo momento andiamo a vedere questa persona che cosa ti paleserà all'esterno, cioè la tua anima attraverso questa persona, e vediamo come adempiere al massimo risultato emozionale e di fatto. Allora, vediamo l'energia di questa persona. L'energia di questa persona nei tuoi confronti, come sta vibrando, che energia abbiamo in questo momento, che energia abbiamo. Vediamo. Tagliar legna è una persona che vuole tagliare i rami secchi, fare pulizia, una persona che vuole fare pulizia, luce, vuole fare luce su alcuni aspetti, vuole fare pulizia, rischiarire delle cose, bonificare il terreno, una persona che vuole fare luce, chiarezza, tagliare legna, tagliare i rami secchi, fare spazio, pulizia. Sì, è anche una persona che vuole mettere in chiaro qualcosa, vuole confessarti queste cose per mettere in chiaro alcuni punti,
Vediamo un po' come sta vibrando con gli Osho Zen questa persona. Come sta vibrando questa persona? Vediamo un po'. Il cammino spirituale. Come sta vibrando questa persona? Vediamo. La pazienza, l'esistenza, il condizionamento. Allora. Anche se non vi siete sentiti o non vi state sentendo da un po' di tempo, l'esistenza, questa è la carta del mago, negli Osho Zen è una carta bellissima, siete molto connessi, vi sentite molto l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, l'una con l'altra. Il condizionamento però, ci sono delle situazioni che condizionano questa persona, possono essere di varia natura, sappiamo che il condizionamento ha a che fare con le credenze che abbiamo, no? Questa persona ha creduto o crede di essere condizionata, no? Qua ci sono pecorelle e qua c'è un leone, di essere come gli altri e quindi non potersi muovere, e quindi ci sono delle condizioni di questa persona intorno a sé che hanno condizionato il volerti confessare quello che andiamo adesso a leggere con le carte. Quindi mi parla di una connessione molto forte, è passato diverso tempo, questa persona ha atteso magari finché magari riuscisse a liberarsi da alcuni condizionamenti che aveva, che possono essere di varia natura. Adesso andiamo a vedere le carte cosa ci specificheranno, ok? Vediamo un po' cosa ci dicono le carte. Allora. Questa persona che sta tornando da te ha il forte desiderio di vederti e dirti quello che non ti ha detto in tutto questo tempo. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Non ci credo, di nuovo il 7 di denari è uscito. Sì, ha atteso molto, è passato diverso tempo. La luna. C'erano paure qua. Ha atteso cercando di far fronte alle sue paure. 5 di denari, non se l'è passata bene questa persona. 5 di bastoni. Condizionato da altre persone del suo intorno. Paure relative alle situazioni delle persone che ha intorno, che aveva intorno. A te qua mi parla di attesa, di paure, di sensazione di mancanza, di perdita, conflitti con altre persone. 5 di bastoni, questa è la situazione qui. Condizionato da situazioni che riguardavano altre persone. O il suo intorno. Vediamo un po'. Ancora. Re di bastoni. Atteso prima di agire. Paura di questo amore, di questo incontro. 4 di bastoni. Il mondo. Il mondo mi parla di una nuova tappa. Allora ti dico, questa persona farà azioni nei tuoi confronti rispetto alla condivisione, il 2 di coppe, un amore di cui ha avuto paura, e qua probabilmente aveva problemi in casa o sul lavoro o circostanze relative a una stabilità, problemi relativi a questo, sentirsi manchevole nella sua casa, sentirsi manchevole di una stabilità economica, o comunque si aveva anche paura di un incontro. Il mondo mi parla della fine di questa tappa dolorosa, non a caso è la persona che sta arrivando a confessarti questo, no? È una nuova tappa. E quindi si chiudono anche le conflittualità con altre persone o con il suo intorno che ha avuto questa persona. Io credo che tu non lo sapevi, o se lo sapevi, il fatto che rimarcano qui atteso per cercare di capire se la vita gli sciogliesse queste preoccupazioni che aveva nel suo intorno, o lavorativo, o di casa, o di famiglia, o altre circostanze che lo frenavano. Sì.
Vedi la forza qua. Qua trova la forza di reagire a questa situazione e fare pulizia. Vediamo un po' cosa mi dicono queste altre. Mettiamo un po' più su queste. Ci può essere una distanza tra di voi geografica anche, eh? Vediamo, allora, l'energia attuale. Il Papa. Ci sono delle responsabilità che aveva o ha questa persona. Il Papa mi parla di responsabilità o di avere degli assunti importanti. Sì, io credo che abbiamo a che fare con queste questioni qua. Per molti di voi non lo sapevate questa cosa, non ha avuto anche coraggio di dirlo. Vediamo i pensieri di questa persona. La papessa, papa e papessa abbiamo. Guarda, questa è una connessione fortissima, te l'ho detto già qua con l'esistenza, con la carta dell'esistenza. Papa e papessa, questa è una connessione spirituale che oltrepassa i confini limitati di tempo e spazio. Una connessione potentissima che ha lavorato dentro a entrambi, nonostante sia passato del tempo per molti di voi. Guarda, nei suoi pensieri ci sei tu, alcune di voi siete la persona che è in ombra. Sta cercando di seguire la sua intuizione piuttosto che la ragione. D'accordo? Intuizione piuttosto che ragione. Ok. E sta meditando e ti vede anche come una persona di grande spessore animico. Cosa ha nel cuore questa persona? L'asso di denari, la voglia di avere un'opportunità con te. E perché qua non si scappa, papa e papessa. Cioè sui piani alti c'è una connessione molto forte. Ma tu lo sai però, Vuole un'opportunità, l'asso di denari. E qual è il blocco che mi supera questa persona? Il 6 di spade. O avanzare visto che era tutto fermo, oppure una distanza mi supera, una distanza geografica, una distanza, il mancato avanzamento, cioè il determinare un'opportunità con questa connessione molto forte, oppure una distanza o una separazione. Vediamo un po' nelle intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è un 9 di bastoni. Ha la voglia di perseverare, nonostante ci sia stanchezza, però qua c'è una perseveranza, perché nel cuore l'asso di denari c'è la perseveranza a superare i limiti, no? Vediamo ancora nelle intenzioni di questa persona, 9 di bastoni, 4 di coppe. Non sta passando proprio un buon momento questa persona, diciamo che questo condizionamento lo attanaglia un po', facendolo debilitare anche da un profilo emozionale. C'è molta stanchezza che lo porta a debilitarlo a livello emozionale, seppur nel suo cuore c'è quest'asso di denari forte, no? Che è l'asso di tutti gli assi. Vediamo ancora le azioni che farà nei tuoi confronti, quindi il 9 di denari. Io, per alcuni di voi, io non so come, adesso lo vediamo la tua energia. Questa è una persona che farà azioni verso di te, saranno azioni di spessore. Se avevate una persona che che aveva un'altra relazione, questa situazione non ci sarà più. Perché qua c'è il 6 di coppe, vedi? Una persona che torna disponibile con 9 di denari verso di te che stai guardando per questa connessione forte. Vediamo le azioni che farà verso di te, 9 di denari. Il 2 di bastoni. Questa persona è a distanza, sta pensando a che azione fare affinché possa essere integra nei tuoi confronti. È una persona che sta a distanza per molti di voi. Vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Asso di bastoni, una sorpresa farà una sorpresa e mi mettono dei tempi un po' più lunghi su questa stesa, però farà una sorpresa. Ci sono due assi. Perché questo? Perché è una connessione di spessore, non vuole sbagliare. Adesso è un po' demotivata a livello energetico questa persona per questo condizionamento, però sente connessa fortemente con te. Sì, assolutamente sì. Quindi siccome noi diamo sempre
quando pubblichiamo gli interattivi, questo è un video sempre valido, diamo 8-10 giorni, qua ci vuole un pochino di più. Come tempistiche, perché me lo mettono nelle tempistiche lineari, tempo razionale, tempo lineare, sì. Un pochino di più. Vediamo un po', anzi voglio vedere qual è la tua energia nei confronti di questa persona. 8 di coppe. Alcuni di voi sono andate via da questa connessione, avete avuto un allontanamento emozionale, un allontanamento emotivo. Energia di tua nei confronti di questa persona. Re di denari. Tu sei consapevole di alcuni obblighi che aveva questa persona o che ha avuto questa persona, e alcuni di voi stanno pazienti nelle loro cose, state pensando molto a essere centrate sulle vostre cose, le vostre responsabilità, la vostra famiglia, la vostra casa. Alcuni di voi avete avuto un allontanamento emozionale emotivo perché era impegnata questa persona, per altri eravate impegnate voi, ok? Però qua c'è un cambio forte, Vediamo cosa avrà, cosa ha questa persona nel cuore, cosa ti confesserà questa persona, visto che ha il desiderio di vederti e dirti tutto quello che non ti ha detto da tempo. Con questa connessione potentissima del pavo e della papessa, cos'è che ti dirà questa persona? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Nessun'altra persona conta quanto conti tu nella vita di questa persona, da quando ti ha incontrata. Questo ti confesserà e non vede l'ora di dirtelo. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una persona che si è confrontato con un'altra relazione probabilmente coesistente insieme alla vostra, o si è confrontato con altre relazioni che ha avuto e, e si è reso conto che questa connessione che ha con te è indissolubile, e quindi io non voglio essere nient'altro per le altre persone, lo sono solo per te, ok? Un'altra? Vedi? Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. E qua mi rimarcano di nuovo una persona che può essere anche già impegnata o può avere un'altra relazione. Me lo marcavano 2 volte anche qua con la papessa, adesso me lo confermano. Questa è una persona che farà una decisione drastica da un momento all'altro, non subito però. Ti osserva molto alla distanza, osserva il tuo benessere, il tuo essere unica o unico, e sta impazzendo questa persona. Il condizionamento è dovuto ad altre persone, però qua vediamo anche che ha delle responsabilità di cui però se ne farà capace e darà un inizio verso di te, però ci vuole un pochino di più, almeno un mesetto, un mese e mezzo qua, perché non sono carte subito, me lo dicevano anche qui. E sta facendo pulizia in questo momento, però poi lo vedi con un certo spessore, vabbè, ma tu lo sai già, papà e papessa, tu lo sai già. Quindi io vi suggerisco sempre di lavorare sulle emozioni, ragazze mie. Ci sono i miei video nella playlist l'arte sciamanica, affinché l'adempimento di questa connessione porti alla realizzazione della tua anima, ok? Ok, voglio vedere adesso qual è il consiglio per te. L'alleanza, questa è una carta potentissima. Per alcuni di voi sapete tutto quello che vi ho detto già e state serene, va bene? Perché era l'alleanza, sapete già tutto questo e state serene. Con questa stesa vi ho dato una conferma, ok? Questa carta mi dice il primo alleato
che devi avere è il tuo spirito guida, è il tuo sé superiore, chiamato anche nelle tradizioni sciamaniche sposo celeste o sposa celeste. Quindi alleati con il tuo sé superiore, alleati a lui nel frattempo, e anche quando questa persona la vedi, sappi che è uno strumento del tuo sé superiore affinché tu possa allearti sempre di più a una vera creazione di vita consapevole. Questo lo spiego sempre nei miei podcast, Però il suggerimento per te è: alleati a questa emozione che è fortissima. Senti la presenza nell'invisibilità, alleati a questo spirito nell'invisibile. Fai pratica, ok? Perché questo ti darà molto potere. Ok, vediamo adesso l'ultima. E qua c'è l'amore. Due di coppe. La porta dell'acqua che ha a che fare con i due di coppe. Ci sono due coppe, due anfore. E la temperanza. Sì, qua c'è l'amore, ragazze. Ma voi lo sapete, ragazzi. Voi lo sapete già. Voi lo sapete già. Qua c'è l'amore. Quindi, ragazze mie e ragazzi, fatevi il lavoro sulle emozioni, perché si preannuncia qualcosa di grandioso, non subito, però è nell'invisibilità che voi fate pratica di quello che sarà. Mi spiego, è già in essere. Cioè la tua anima in questo momento ha proiettato me che ti leggo questa stesa. Cosa vuol dire? Che questa narrazione è già presente, e se tu ci vuoi andare incontro a questa narrazione per adempiere al meglio alla realizzazione di un amore sano, appagante, come la tua anima chiede, cioè un amore libero dai condizionamenti, fai pratica nell'invisibile col tuo sposo celeste. Va bene? Perché si realizzerà amore qua. Ok, quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.